Ma se desidero dipingere con i colori acrilici, quale supporto mi conviene scegliere? Scopriamolo insieme. Ti mostrerò un confronto con relativi vantaggi, svantaggi e usi consigliati tra i vari supporti che potete utilizzare per pittura acrilica. I fogli multitecnici sono blocchi o fogli con grammatura elevata, spesso trattati per poter sopportare tecniche umide come l'acquerello, l'acrilico e anche secche come la matita, carboncino e inchiostro. Sono sicuramente più economici, leggeri e facili da usare per studi, schizzi, bozzetti. Pur con una grammatura elevata però restano molto rigidi, il rischio di deformazioni con strati spessi, non ideali per esempio per lavorazioni pesanti, rilievi, spatolate forti e sono difficili da incorniciare in modo tradizionale senza un supporto rigido sottostante o un vetro davanti. Sono invece ottimi per prove di colore, studi, lavori di piccole dimensioni, tecniche miste meno impegnative. Se vuoi usarli per lavori definitivi è bene però montare il foglio su un supporto rigido come un cartone oppure MDF o aggiungere un supporto posteriore. Altro supporto su cui dipingere può essere il cartone telato. Si tratta in questo caso di un supporto rigido più una superficie in tela. È un buon compromesso tra la rigidità e la superficie pittorica. Presenta meno tendenza a deformazioni rispetto, per esempio, alla sola tela e può essere pretrattato o preparato con gesso. È più stabile sicuramente per lavori medi e per applicazioni comunque moderate. Altrimenti il supporto più classico è la tela su telaio, generalmente con profilo standard e misure standard e in varie forme. È il supporto classico, ampiamente usato e sicuramente da tutti conosciuto. Offre una superficie comunque viva, con texture che può interagire bene con l'acrilico o anche con l'olio. Se fatto con tela di qualità e buona preparazione è durevole e stabile, è però sensibile all'umidità e anche ai cambiamenti ambientali e potrebbe deformarsi. Se la tela non è ben tesa o la struttura del telaio non è buona, può perdere quindi la tensione. Si può sempre però intervenire mettendo delle biette sul retro. Se non sai come si applicano, te lo mostro in un mio precedente video. Inoltre, se la tela non è ben gessata, può assorbire troppo colore o degradarsi nel tempo. La tela classica rimane comunque un'ottima scelta per opere definitive, medie e anche di grandi dimensioni. Puoi usare altrimenti tavolette, quelle tipo di MDF, conosciute come medium density, che puoi trovare di varie dimensioni. Anche queste vanno comunque trattate prima di poterci dipingere sopra affinché il colore possa sicuramente scorrere meglio. Può bastare a volte anche una semplice mano di acrilico come base. Ti mostro diversi lavori che ho fatto utilizzando proprio il supporto MDF, come ad esempio per questo cane dipinto ad olio con pittura materica o questo fiore. Mentre per altri dipinti, come questo con soggetto natura morta, che è un omaggio alla pittura di Ladel, ho usato una tela classica. Se sei interessato a vedere tutta la lavorazione di questo dipinto, della durata di qualche ora, ti lascio il link in descrizione e in sovraimpressione per acquistare tutta la lezione di oltre 3 ore dove spiego e mostro tutti i passaggi. Altra soluzione può essere la tela 3D con uno spessore, un telaio sicuramente più profondo. L'effetto in rilievo dato dallo spessore è visivamente interessante e permette di trattare i lati come parte del dipinto. Ha sicuramente una maggiore rigidità strutturale perché il telaio è spesso e richiede un buon telaio interno, è sicuramente poi più costosa in termini di materiali, legno, tela, primer, richiede quindi maggior cura anche nella preparazione dei bordi laterali, che spesso restano visibili. È ideale quindi per opere che vuoi presentare a spessore, in cui vuoi giocare con i lati, integrarle in ambienti moderni dove il bordo fa parte praticamente del dipinto. Assicurati che la tela sia robusta comunque e ben curata. Altrimenti puoi preparare una tela artigianalmente della misura e del formato che tu desideri. La tela artigianale con imprimitura ti permette la massima personalizzazione. Puoi scegliere il tessuto, il numero e tipo di strati di imprimitura, lo spessore, la granulometria. Puoi ottenere una resa più personale su misura sicuramente del tuo stile.
Avrai maggiore controllo sul comportamento del supporto, l'assorbimento, per esempio l'adesione e la struttura. Unico problema richiede competenza. Se la preparazione non è ben fatta, può avere anche problemi, come presentare delle crepe, adesione scarsa, un assorbimento eccessivo. Richiede tempo e materiali come il gesso, il primer, va carteggiata, si usa appunto la colla di coniglio e il gel Saoro nella preparazione. Io per esempio per i miei dipinti in stile antico faccio in modo che venga un cretto proprio perché sono io a far intervenire questo procedimento affinché prenda un aspetto diciamo più antico. Ti consiglio comunque di preparare il tuo supporto, che sia tavola o tela, come faccio sempre io per le mie opere, ad esempio in stile antico. Questo perché quando vuoi una qualità elevata e desideri personalizzare il materiale al tipo di tecnica che usi e vuoi che il supporto funzioni come parte attiva del tuo lavoro, devi per forza saper preparare il tuo supporto. Anche per opere importanti da vendere e esporre. Ci sono alcuni aspetti tecnici importanti da considerare e ti spiego quali sono i fattori che influenzano molto la riuscita di ciascun supporto che abbiamo considerato. Sicuramente il primer, l'imprimitura, il gesso, perché una buona imprimitura e più strati di gesso acrilico aiutano a isolare il supporto, che sia tela, cartone, eccetera. E viene isolato appunto dalla pittura e riduce l'assorbimento e migliora l'adesione del colore. Anche le tele, per esempio, pre-impregnate, già pronte, commerciali, usano gesso acrilico per conferire stabilità e un bianco riflettente. Altro elemento da considerare fattore è la rigidità del supporto strutturale. I supporti rigidi, come per esempio il cartone, i pannelli, minimizzano deformazioni e movimenti meccanici, soprattutto quando applichi strati spessi, gel, medium, texture e così via. Altro fattore è l'espansione o la contrazione con l'umidità. Sicuramente la tela sopporta l'umidità meglio, ma è flessibile, mentre i pannelli rigidi possono deformarsi se non sono ben sigillati o bilanciati su entrambi i lati. Per esempio, quando io preparo le tavole, bagno il fronte e il retro in ugual modo, altrimenti si imbarcano. La texture e l'assorbimento, anche questo è un altro fattore che influenza la buona riuscita. Sia la grana della tela, lo spessore, per esempio se usi gesso spatolato o la superficie anche del foglio multitecnico, influiscono proprio su come il colore scorre, su come si ancora e come puoi far sfumare o gestire le diluizioni di colore. Un supporto ben preparato, per esempio una buona tela, un telaio stabile, un'imprimitura di qualità, dureranno sicuramente nel tempo senza crepe o distacchi. Un supporto invece disallineato può rompersi o scollarsi. Quindi, quale scegliere di supporto, quando? Ecco alcuni scenari che ti presento. Vuoi fare studi, schizzi, prove? Fogli multitecnici. Vuoi una versione rigida più un effetto tela per un'opera da muro? Un cartone telato con un pannello praticamente telato. Vuoi un'opera classica grande da esporre? Una tela su un telaio ben preparata. Vuoi un effetto moderno a spessore? Una tela 3D con profondità. Vuoi il massimo controllo e qualità artigianale? Una tela fatta da te con un'imprimitura fatta a mano. Ciao ciao!